Il sole del mattino, un disco d'oro liquido, si spandeva generoso sulle colline umbre, dipingendo di luce ogni filamento d'erba, ogni foglia di ulivo. La brezza leggera portava sentori di terra bagnata e di fiori appena sbocciati. Dentro il piccolo negozio di Eleonora, il fiore d'oro, l'aria era un intrico dolce di profumi, la terrosità umida dei ciclamini, la pungente freschezza dell'eucalipto, il miele delicato delle rose antiche. Eleonora, capelli ramati che catturavano ogni raggio di luce, muoveva le mani con la precisione di un artista. Il suo sguardo, solitamente vivace come un ruscello di montagna, oggi portava un velo di concentrazione, quasi di riverenza. Sul bancone di legno scuro, una dozzina di girasoli aspettavano. Erano imponenti, i loro petali giallo intenso così vividi da sembrare dipinti, i centri scuri e profondi come misteri antichi. Eleonora li osservava, li toccava con delicatezza, sentendo la robustezza dei gambi, la vellutata ruvidità delle foglie. Ogni fiore era una promessa di sole, di vita, di ostinata bellezza. Prese un girasole, ne esaminò il gambo. Poi ne scelse un altro e un altro ancora. Le sue dita lavoravano con esperienza, unendo i fusti robusti, intrecciando tra i petali dorati rametti di ginestra selvatica, qualche foglia d'edera lucida. Voleva che il bouquet parlasse, che urlasse gioia, che sussurrasse speranza. «Sono perfetti, Eleonora», la voce di Marco. Il suo giovane apprendista ruppe il silenzio. Il ragazzo stava annaffiando delle lavande in vaso. Il profumo violaceo si aggiungeva al coro olfattivo del negozio. Eleonora annuì, senza distogliere lo sguardo dal suo lavoro. Devono esserlo. Per Antonella. Marco si fermò, la canna dell'annaffiatoio a mezz'aria. È oggi allora? È oggi. Eleonora legò il mazzo con un nastro di raffia naturale, un nodo saldo, come la loro amicizia. Il bouquet era un'esplosione dorata, un piccolo sole portatile. Lo avvolse con carta da pacchi ruvida, lasciando che le teste dei fiori spuntassero, orgogliose. Vado, appena ho finito qui. Posso venire con te? Chiese Marco. Antonella mi è sempre stata simpatica, e poi il negozio è tranquillo. Eleonora gli sorrise, un sorriso che raggiunse i suoi occhi. Certo che puoi, Antonella ne sarebbe felice. Il viaggio verso l'ospedale, incastonato tra le morbide curve delle colline, fu breve ma carico di un'attesa quasi palpabile. I girasoli sul sedile del passeggero sembravano vibrare, impazienti di compiere la loro missione. Il cielo sopra di loro era di un azzurro così intenso da ferire gli occhi, un presagio di leggerezza dopo tanta oscurità. L'aria dell'ospedale era densa, una miscela di disinfettante e di un'ansia sottile che si attaccava alla pelle. Eleonora strinse il bouquet, e il profumo dei girasoli un'ancora di vita in quel luogo sospeso. L'infermiera al bancone le sorrise, un riconoscimento muto.
È pronta, signora Eleonora. L'aspettava. Il corridoio era lungo, le luci al neon impietose. Ogni passo di Eleonora risuonava, un battito di tamburo che avvicinava il momento. Marco le camminava accanto, un passo indietro, i suoi occhi verdi che assorbivano ogni dettaglio, il suo cuore giovane che percepiva il peso dell'occasione. Bussò piano alla porta. Una voce flebile, ma riconoscibile, rispose. Avanti. Eleonora aprì la porta. Antonella era seduta sul letto, una coperta leggera sulle gambe. La pelle sottile, il viso scavato, i capelli diradati dalla terapia. Ma i suoi occhi, grandi e scuri, erano lì, vivi, e si illuminarono appena videro Eleonora e poi i girasoli. Ele! La voce era un sussurro, ma il sorriso che le increspò le labbra era contagioso. Eleonora le si avvicinò, posando con delicatezza il bouquet tra le sue braccia. I girasoli, così pieni di vita, sembravano quasi troppo grandi per la sua figura minuta. «Ciao, Antonella, guarda cosa ti ho portato!» Antonella affondò il viso tra i petali, inalando il profumo. Un sospiro profondo le gonfiò il petto. Girasoli, i miei preferiti. Lo sapevo che non te ne saresti dimenticata. Le sue dita accarezzarono i petali, quasi a volerne assorbire l'energia. Marco si fece avanti, in imbarazzo. «Ciao, Antonella, sono Marco». «Marco, come sei cresciuto!» disse Antonella, il suo sguardo lucido. «Un bravo ragazzo, Eleonora, tienitelo stretto». «Lo faccio», rispose Eleonora, sedendosi sul bordo del letto. «Sei pronta per andartene da qui?» Antonella annuì, un lampo di determinazione negli occhi stanchi. «Prontissima. Non ne potevo più di queste 4 mura. Voglio vedere il cielo, sentire il vento, annusare i tuoi fiori veri, non solo quelli che mi portavi. Li sentirai, tutti», promise Eleonora. «Ti ho preparato un pranzo che ti farà dimenticare queste brodaglie ospedaliere, e poi il tuo giardino ti aspetta». «Il mio giardino», Antonella ripeté, la voce carica di emozione. «Non vedo l'ora di rimetterci le mani». Un medico, un uomo con un sorriso gentile e occhi stanchi, entrò nella stanza. «Antonella, tutto pronto per le dimissioni?» «No». «Sì, dottore, prontissima», rispose Antonella stringendo i girasoli. «Bene, le ultime istruzioni sono sulla cartella. Ricordi, riposo, alimentazione sana e niente sforzi eccessivi per le prossime settimane». Il dottore si rivolse a Eleonora. «Conto su di lei, Eleonora. Antonella è forte, ma ha bisogno di supporto». «Non si preoccupi, dottore. È in ottime mani», assicurò Eleonora, la sua voce ferma. «Lo so», disse il dottore, un sorriso sincero. «L'amicizia è la miglior medicina»,
a volte. Antonella si alzò lentamente dal letto, con l'aiuto di Eleonora. Ogni movimento era una sfida, ma la determinazione le scolpiva il viso. Indossava i suoi vestiti, un abito leggero che le pendeva un po' addosso, ma che le restituiva un frammento della sua identità. «Andiamo», disse, la voce che acquisiva un po' più di forza. I girasoli tra le braccia, come uno scudo dorato. Il corridoio dell'ospedale, prima così lungo e lugubre, ora sembrava più corto, le luci al neon meno aggressive. Ogni passo verso l'uscita era una piccola vittoria. Marco si affrettò a spingere la sedia a rotelle che un'infermiera aveva portato, anche se Antonella preferiva camminare. «Non preoccuparti, Marco, voglio sentire la terra sotto i piedi», disse Antonella, un barlume di umorismo nei suoi occhi. Raggiunsero l'uscita. La porta si aprì e un'ondata di luce, di aria fresca, di suoni del mondo esterno le investì. Il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie, il profumo inebriante dell'erba tagliata di fresco. Antonella chiuse gli occhi per un istante, assorbendo tutto. «Ah, la vita!» esclamò, la voce rotta dall'emozione. Eleonora le mise un braccio intorno alla vita, sostenendola dolcemente. «Ti aspettavamo, Antonella. Tutto il mondo ti aspettava». Antonella si voltò verso di lei, gli occhi lucidi che incontravano quelli di Eleonora. «Non so come ringraziarti, Eleonora, per tutto, per i fiori, per le visite, per non avermi mai lasciata sola. No. Non c'è niente da ringraziare, sciocca», rispose Eleonora, la sua voce un po' roca. «Siamo amiche. È quello che fanno le amiche». Marco aprì la portiera della macchina. Antonella si accomodò sul sedile del passeggero, i girasoli ancora tra le braccia. Eleonora si mise al volante, avviando il motore. Il viaggio di ritorno fu un susseguirsi di piccole gioie. Antonella indicava i campi di grano dorato, le vigne che si arrampicavano sulle colline, i piccoli borghi medievali che punteggiavano il paesaggio. Ogni dettaglio era una scoperta, un tesoro ritrovato. «Guarda quel papavero, Ele, un rosso così acceso», disse Antonella, il suo viso rivolto al finestrino. «È una promessa di estate», rispose Eleonora, sentendo il calore nel petto. Arrivarono davanti alla piccola casa di Antonella, un nido accogliente tra gli ulivi, con un giardino che era la sua passione e il suo rifugio. Il profumo del caprifoglio si mescolava a quello delle rose, un invito a casa. «Siamo a casa», disse Eleonora, spegnendo il motore. Antonella scese dalla macchina, i girasoli ancora saldamente tra le mani. Si fermò un istante, gli occhi che abbracciavano ogni angolo del suo giardino, ogni pianta, ogni fiore. Sembrava stesse respirando il mondo intero. «Non avrei mai pensato di rivederlo», sussurrò, una lacrima solitaria che le scivolava lungo la guancia.
Eleonora le strinse la mano. Ma eccoti qui. E il tuo giardino è più bello che mai, ti aspettava. Entrarono in casa. L'aria era pulita, profumava di lavanda e di cera d'api. Eleonora aveva pulito e riordinato tutto, lasciando piccoli tocchi familiari. Sul tavolo della cucina, una tovaglia a quadretti e il pranzo che aveva preparato. Pasta fresca al ragù, pane casereccio, un'insalata di pomodori dell'orto. «Non so se ho così fame», disse Antonella, ma i suoi occhi si posarono avidamente sul cibo. «Non importa, assaggia, ti farà bene», la incoraggiò Eleonora, servendole un piatto fumante. Marco si era offerto di aiutare a sistemare i girasoli in un vaso. Li portò in soggiorno, dove la luce del sole inondava la stanza, e li dispose con cura su un tavolino. I fiori sembravano irradiare una luce propria, un faro di speranza in quel luogo familiare. Mentre mangiavano, parlarono di tutto e di niente. Eleonora raccontò delle novità in paese, delle chiacchiere del negozio, delle fioriture più belle. Antonella, tra un boccone e l'altro, raccontò degli infermieri, delle lunghe notti, della forza che aveva trovato pensando al suo ritorno a casa. «C'è stato un momento», disse Antonella, posando la forchetta. «Un momento in cui pensavo di non farcela. Il dolore era troppo forte, la paura mi stringeva la gola». Eleonora la guardò, il suo sguardo un invito a continuare. «Ma poi pensavo a te, ai tuoi fiori, al tuo sorriso. E mi dicevo che dovevo tornare per vedere ancora un'alba umbra, per sentire il profumo dei miei girasoli». Antonella sorrise, un sorriso che le illuminò il viso. «E per darti un pugno se non la smettevi di raccontare barzellette pessime». Eleonora rise, una risata piena e liberatoria. «Non mi fermerò mai, sappilo». Dopo pranzo, Antonella si ritirò per riposare. Eleonora e Marco si sedettero in giardino, il sole caldo sulla pelle. «È forte, Antonella», disse Marco, osservando il gelsomino che si arrampicava sul muro. «Lo è, sempre stata», rispose Eleonora, il suo sguardo perso nel verde delle colline. «Ma anche i più forti hanno bisogno di un po' di sole ogni tanto». Nei giorni e nelle settimane successive, Eleonora fu un'ombra costante al fianco di Antonella. Le preparava i pasti, l'aiutava con le piccole faccende, la accompagnava nelle brevi passeggiate in giardino. Antonella recuperava lentamente, un giorno alla volta. E il suo viso riacquistava colore, i suoi occhi tornavano a brillare con la vecchia scintilla. Un pomeriggio Eleonora trovò Antonella seduta in giardino, un piccolo rastrello tra le mani, intenta a smuovere la terra intorno a un cespuglio di rose. I girasoli, ormai appassiti, erano stati sostituiti da un vaso di margherite fresche, un regalo di Marco. «Dottoressa, le avevo detto niente sforzi eccessivi», scherzò Eleonora sedendosi accanto a lei. Antonella le sorrise.
Questo non è uno sforzo, è vita, è terapia. Sollevò lo sguardo verso le colline. Sai, Eleonora, non avrei mai pensato che un giorno avrei apprezzato così tanto la semplice erba sotto i piedi, il canto di un merlo. A volte bisogna perdere le cose per imparare a valorizzarle, disse Eleonora, prendendole la mano. Sì, concordò Antonella. E a volte bisogna avere amiche come te per capire che non si è mai soli, nemmeno nel buio più profondo. Eleonora le strinse la mano. Siamo sempre qui, Antonella, io e i tuoi girasoli. Antonella si alzò, appoggiandosi leggermente al braccio di Eleonora. I suoi passi erano più sicuri, il suo respiro più profondo. Si incamminarono lungo il vialetto, il sole che iniziava a scivolare dietro le colline, tingendo il cielo di arancio e viola. Ho intenzione di piantare un campo intero di girasoli il prossimo anno, disse Antonella, lo sguardo rivolto all'orizzonte. Così, anche quando sarò qui da sola, avrò un po' del tuo sole con me. Eleonora le sorrise, un sorriso che era una promessa. Saremo qui, Antonella, insieme, sempre, Crio. Il futuro, come le colline umbre al tramonto, si stendeva davanti a loro, vasto e pieno di speranza, illuminato da un'amicizia solida come la terra e luminosa come un campo di girasoli.